Immagina di urlare con tutto il fiato che hai in gola. Senti i polmoni bruciare. Senti le corde vocali vibrare. Ma nell'aria non esce nessun suono. Sei perfettamente sveglio. Capisci tutto. Ma il tuo corpo è una statua di pietra che non risponde più ai tuoi comandi. Questa non è la trama di un film horror. È la realtà quotidiana per milioni di persone affette da paralisi o sindrome locked-in. Sono prigionieri in una torre d'avorio biologica. La loro mente è una tempesta di pensieri, ma il ponte verso il mondo esterno è crollato. Per millenni abbiamo accettato questo destino come una condanna definitiva, fino a oggi. Per capire come uscire da questa prigione, dobbiamo guardare cosa succede dentro la tua testa in questo preciso istante. Il tuo cervello non è un computer, è un oceano elettrico. 86 miliardi di neuroni che sparano segnali chimici e all'unisono. Un pensiero, un ricordo, il comando di muovere un dito sono solo scariche elettriche. Immagina uno stadio di calcio durante la finale dei mondiali. Ogni tifoso è un neurone. Quando segnano un gol, l'urlo collettivo è l'informazione. Ma c'è un problema enorme. Un collo di bottiglia che limita la nostra specie da 200.000 anni. Il problema è l'input e l'output. Il tuo cervello elabora dati a una velocità spaventosa, quasi istantanea. Ma per comunicare quel pensiero al mondo devi usare la bocca o le dita su una tastiera. È incredibilmente lento. Stiamo cercando di scaricare l'intero internet attraverso una cannuccia da bibita. Perdiamo il 90% della sfumatura, della velocità, dell'intenzione. La nostra biologia non riesce a stare al passo con la nostra mente. Siamo supercomputer collegati a periferiche dell'età della pietra. E se potessimo eliminare la periferica? Se potessimo parlare direttamente con l'elettricità? Qui entra in gioco l'idea radicale. Non curare il corpo, ignorare il corpo, andare alla fonte. L'interfaccia cervello-computer, o BCI. L'idea non è nuova, esiste dagli anni 70, ma fino a ieri richiedeva di aprirti il cranio e infilarti spessi aghi di metallo che col tempo danneggiavano il tessuto cerebrale come ruggine in un motore. Era una tecnologia brutale, rozza, come cercare di riparare un orologio svizzero con un martello pneumatico. Serviva qualcosa di elegante, qualcosa di invisibile, qualcosa che si fondesse con noi. Immagina dei fili, ma non fili normali. Sono flessibili, conduttivi e così sottili che un globulo rosso faticherebbe a starci sopra in equilibrio. Sono più sottili di un capello umano, divisi per 10. Neuralink non è un singolo chip rigido, è una rete di questi filamenti, chiamati threads. Ognuno contiene decine di elettrodi microscopici. L'obiettivo è inserirli nella corteccia motoria, la parte del cervello che dice alla tua mano «muoviti». Ma c'è un problema. Nessuna mano umana è abbastanza ferma per inserirli senza distruggere i vasi sanguigni. Sarebbe come cercare di cucire un bottone su una camicia mentre sei sulle montagne russe. Per questo hanno dovuto inventare il chirurgo. Un robot. Una macchina che sembra uscita da un film di fantascienza, capace di inserire questi fili evitando ogni singolo capillare sanguigno. Immagina una macchina da cucire che lavora su scala microscopica. Il robot scansiona la superficie del cervello, individua le zone sicure e tesse i fili nel tessuto neurale. Non taglia, separa. È la differenza tra strappare una pagina di un libro e inserire delicatamente un segnalibro. Il risultato è un dispositivo grande come una moneta, a filo con il cranio, invisibile sotto i capelli, ma sotto la superficie sei diventato un ibrido. Ma inserire il chip è la parte facile. La vera magia è la traduzione.
I tuoi neuroni non parlano inglese, non parlano codice binario, parlano in spike, picchi di voltaggio caotici e rumorosi. Il chip ascolta questo frastuono, impara, riconosce che quando quel gruppo specifico di neuroni si accende, tu stai pensando di muovere il mouse a sinistra. Non l'hai mosso, lo hai solo pensato. Un algoritmo prende quel segnale rumoroso, lo pulisce e lo invia via Bluetooth al tuo computer. Il cursore si muove, senza mani, senza voce, solo pura intenzione. Sembra teoria, ma è già storia. Noland Arbaugh, paralizzato dalle spalle in giù dopo un incidente. Per anni, il suo mondo digitale era limitato a quanto velocemente un assistente potesse cliccare per lui. Dopo l'impianto, Noland ha guardato lo schermo di un computer. Ha pensato di muovere il pedone degli scacchi e il pedone si è mosso. Ha giocato a Civilization per 8 ore di fila. Ha descritto l'esperienza come l'uso della forza di Star Wars. Per la prima volta dopo l'incidente, non era più un passeggero nel suo corpo, era il pilota. Il ponte era stato ricostruito. Ma questo è solo il primo passo di un bambino. La medicina è il cavallo di Troia. Oggi l'obiettivo è nobile, ridare la vista ai ciechi, far camminare chi non può. Immagina una telecamera che invia segnali direttamente alla corteccia visiva, bypassando occhi che non funzionano più. Vedresti, anche senza occhi. Ma se possiamo scrivere nel cervello e non solo leggere, le regole del gioco cambiano. Se posso inviare un segnale che il tuo cervello interpreta come colore rosso, posso inviarti anche un ricordo. Posso inviarti la pagina di un libro che non hai mai letto direttamente nella memoria a lungo termine. Elon Musk la chiama telepatia consensuale. Immagina di voler spiegare un concetto complesso a un collega. Oggi devi trovare le parole, gesticolare, disegnare. Perdi tempo e precisione. In un futuro con una banda larga neurale potresti semplicemente inviare il pacchetto del concetto. Lui non sentirebbe le tue parole, riceverebbe la tua comprensione, sentirebbe quello che senti tu. La comunicazione umana diventerebbe istantanea, emotiva, totale. La solitudine, come la conosciamo, cesserebbe di esistere. Diventeremmo una mente alveare consapevole. Ma ogni luce proietta un'ombra. Se il tuo cervello è connesso al cloud, chi possiede i tuoi pensieri? Cosa succede se l'interfaccia viene hackerata? Non stiamo parlando di qualcuno che ti ruba la password della banca. Stiamo parlando di qualcuno che potrebbe prendere il controllo dei tuoi impulsi motori. O peggio, alterare i tuoi ricordi. Modificare chi sei. Aprire la porta della mente è l'atto finale di fiducia nella tecnologia. Stiamo fondendo la nostra essenza biologica, fragile e mortale, con qualcosa di eterno e controllabile. È il passo evolutivo più rischioso della storia. Forse non abbiamo scelta. L'intelligenza artificiale sta crescendo a una velocità esponenziale. Presto, noi umani saremo lenti come alberi in confronto a un incendio. L'unico modo per non diventare obsoleti, per non diventare gli animali domestici delle nostre stesse macchine, è unirci a loro. Aggiungere un terzo strato al nostro cervello, sistema limbico per le emozioni, corteccia per la ragione e uno strato digitale per l'onniscienza. Non stiamo creando un sostituto dell'uomo, stiamo costruendo l'Homo digitalis. La tecnologia è uno specchio, riflette le nostre paure più profonde e le nostre speranze più alte. Neuralink non è solo un chip, è una domanda. Cosa vuoi diventare quando i limiti della biologia non esisteranno più? Il futuro non sta arrivando, è già dentro di noi, in attesa di essere acceso. Io sono Renderium e questo è il prossimo stadio dell'evoluzione umana. Iscriviti
per non restare indietro nel vecchio mondo.